Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a smontare un server, precisamente l'IBM X3200M2, che era una S400. Questo server ha circa 10 anni e lo smonteremo con il preciso obiettivo di guadagnarci, di vendere i pezzi. Quindi vi farò vedere come smontarlo e poi quanto valgono i singoli pezzi di questo server. Contate che se andate a comprare questo server su eBay potete pagarlo anche 80 euro, ma state attenti, non è proprio così. Guardate il video fino alla fine e scoprirete come, se vi trovate con un vecchio server o un vecchio computer, forse qualche soldino ancora potete farlo. Il metodo che userò vale per tutti i computer. È chiaro che se il computer era già di poco valore quando è stato acquistato, non ci farete molti soldi, ma qualcosina si può sempre tirare su. Non buttate mai via i computer, anzi, riciclateli. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, per prima cosa vado a rimuovere le RAM, a parte qualche cavetto. Ora vi scrivo qui il modello delle RAM che ho trovato all'interno, che ovviamente non mi ricordo perché sono una serie di sigle e numeri. Andiamo a vedere su Google quanto valgono queste RAM. Sono due slot da 2 giga, vediamo che cosa viene fuori. Allora scriviamo su Google e vediamo un po'. Ecco qua, oltre 17 euro vengono vendute usate su eBay. Andiamo a vedere se sono la coppia oppure la singola. Entriamo un attimo su eBay. Bene, una sola. Quindi praticamente noi possiamo vendere queste RAM a 17 euro l'una. Quindi abbiamo un totale di guadagno di 34 euro. Continuiamo a smontare il nostro server e vediamo che cosa ne viene fuori. Dell'alimentatore non ci interessa nulla, è vendibile, ma il ricavo è veramente poco, quindi lasciamo perdere. Passiamo al pezzo successivo. Adesso, mentre che io lo smonto, sarebbe praticamente il processore. Precisamente in questo server troviamo un processore Intel Xeon X3320. Ora facciamo lo stesso lavoro, andiamo su Google e vediamo quanto vale questo benedetto processore. Quindi scriviamo Intel Xeon X3320. Stavolta non ci compare in prima pagina, andiamo direttamente su eBay. Eccoci qua, 42,99 euro più 9,50 euro di spedizione. A posto, quindi questo è un bel guadagno. Noi ci teniamo più bassi per essere sicuro di venderlo, quindi ci calcoliamo altri 40 euro dal processore.
siamo arrivati alla scheda madre. Quindi, dopo averla rimossa, andiamo a fare il solito discorso su eBay per vedere quanto costa. Ora, nella scheda madre io non sono riuscito a trovare il modello preciso, quindi scrivo scheda madre e il nome del nostro server. Ed ecco qui che eBay, come al solito, non ci tradisce. Andiamo un po' a vedere di che si tratta. Allora, ecco qua. Ingrandiamo un po' l'immagine. È proprio lei. E quanto costa? 40 euro più 14,50 euro di spedizione. Quindi, anche con la scheda madre andiamo a guadagnare 40 euro e li aggiungiamo al nostro totale. Mi sono lasciato il meglio per ultimo, perché sono le prime cose che ho tolto, gli hard disk. Ora li smontiamo, qui in teoria dovrebbero esserci 4 hard disk. In realtà io ne ho trovati solo 3, ma voi potreste trovarne anche 4. Vedete voi, dipende da com'è, se vi va bene o vi va male, potreste trovarne anche 2. Comunque, questi sicuramente sono qualcosa che può darci un po' di guadagno. Come vedete sono degli Western Digital, anche in questo caso vi scrivo il modello così preciso, così lo vedete. Andiamo a fare il solito lavoro su eBay, tanto per capire quanto ci vengono a costare. Allora, scriviamo il modello, entriamo in questo sito, ma non dice un bel niente, niente, eBay è sempre il meglio. Andiamo su eBay, qua c'è questa offerta a 17 euro, con un mega sconto, sotto ce n'è uno da 25, quindi potremmo contarci 20 euro, ma per tenerci bassi contiamoci 15 euro. Quindi facciamo 15 euro per 3 e andiamo a ottenere altri 45 euro di hard disk. Come vi dicevo, mi sono lasciato la chicca per ultimissima. È stata una cosa che io non credevo, vi dico proprio la verità, non ne conoscevo l'esistenza e non credevo che costasse così caro soprattutto. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del lettore di nastri. Lettore di nastri che in questo caso, questo server monta l'HP StorageWorks DAT72 USB. Se noi andiamo a guardare su internet troviamo dei prezzi veramente pazzeschi. Addirittura qui lo vendono nuovo a 400 euro. Noi l'inserzione che ci interessa è questa qua, non questa da 25, c'è una differenza, a questo manca l'USB, quindi è un modello diverso. Quello USB nel mio caso costa molto di più. Ecco qua la nostra inserzione, 79 euro. Vi dico la verità, la prima volta che l'ho cercato questa non c'era, l'hanno messa da pochi giorni, quindi il prezzo è oscillante. Io l'ultima volta l'avevo vista a 129 euro, ma noi teniamo buono 79 euro, quindi andiamo ad aggiungere 80 euro al nostro totale. Bene signori, come avete visto, utilizzando questo metodo siamo riusciti a ricavare circa 250 euro da questo vecchio server, che da un computer di 11 anni 250 euro è di tutto rispetto. Poi comunque i prezzi sono molto oscillanti, come vi ho detto nel caso del lettore di nastri va un po' a periodi. Io l'ho trovato, ma non più di 3 giorni fa, a 129 euro, adesso era già sceso a 80, potrebbe risalire, potreste venderlo a tanto, a poco. Stessa cosa vale per gli hard disk, erano in offerta, magari non ci saranno più, quindi queste cose sono oscillanti, però il metodo è questo. E si può fare per tutti i computer. Ovviamente, più i pezzi erano costosi all'inizio, ecco, mettiamola così, più riuscirete a prendere qualcosina. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile in qualche modo, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.